Salve a tutti ragazzi, benvenuti nuovamente sul canale. Oggi siamo alle prese con il coperchio delle punterie del TD5, sia esso Defender che Discovery, nel mio caso è Discovery. Oggi andremo a vedere come ho verniciato questo coperchio, quindi se volete vedere come passare da questo coperchio a quest'altro, guardate che differenza, rimanete su questo video. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un commento e un mi piace e ci vediamo subito dopo la sigla. E quindi ecco il nostro coperchio punterie che ho trovato usato, lo vernicerò e dopo lo sostituirò a quello nel vano motore. È molto sporco, quindi sicuramente la procedura di pulizia dovrà essere molto accurata per far sì che venga un risultato accettabile, decente. È una delle prime volte che faccio queste cose, non sono esperto di verniciatura, quindi accetto critiche e commenti molto volentieri. Penso quindi di pulire, sgrassare, dare il diluente antisiliconico e dare in bomboletta un fondo epossidico, un bicomponente, un paio di mani e successivamente un altro paio di mani di vernice poliuretanica, sempre bicomponente. Come colore ho scelto un giallo. Una volta che avremo finito di verniciare e che si sarà asciugata, andremo a sostituire l'attuale coperchio delle punterie del motore TD5. Questo lo faccio in maniera tale da non avere, diciamo, il fermo del veicolo e poter verniciare, dopo aver accuratamente pulito il coperchio, verniciare quindi con tutta la calma del mondo. Ora non mi resta che iniziare la lunga procedura di pulizia. Per aiutarmi nella pulizia mi sono dotato di questo Dremel per pulire più velocemente. Eccoci giunti al termine della pulizia del coperchio punterie. Io più di questo non sono stato in grado di fare, utilizzando tutti i metodi che avete visto nel video. Quindi la prossima cosa che farò sarà quella di coprire con del nastro per mascheratura questo foro, per non far entrare la vernice all'interno. Utilizzerò
della carta gommata. Quindi ho fatto il tappo con la carta gommata per mascherare. L'ultimo passaggio sarà quello di dare l'antisiliconico che oltre a pulire la superficie rimuove tutti i siliconi che potrebbero interferire col processo di adesione del fondo e della vernice vera e propria. Per dare la vernice utilizzerò questo aggeggio che permette di non stancare la mano, di non stancare l'indice, tenendo premuto l'indice sempre sulla bomboletta, ma di inserire questa specie di pistola e utilizzare il grilletto per dare la vernice. Nel frattempo è arrivato il pacco da vernici spray con l'occorrente per dare la vernice al coperchio punterie, quindi andremo a fare un veloce unboxing. È arrivato quindi il fondo epossidico, 2K, quindi deve essere preparato inserendo questo tappo rosso qui sotto e agitato. Questa è la vernice vera e propria giallo, cadmio. Poi ho preso altre cosette, un tampone in gomma per dare la carta vetrata e mi sono preso anche un po' di carte vetrate all'acqua di grana 500 fino a 2005. Su questo un po' di Scotch Brite della 3M che servirà per passarlo dopo aver dato, diciamo, il fondo per preparare alla verniciatura vera e propria. È tutto qui dentro, non resta che passare fuori a verniciare. Eccomi fuori, non avendo un forno né una cabina, ho allestito un banchettino dove ho messo il coperchio, punterie, e andrò a dare le mani di fondo e poi le mani di colore. Una volta che ho dato una mano, coprirò con questo scatolone di plastica in maniera tale che insetti, foglie, sporcizie varie non vadano a essere inglobate nella vernice. Ho altresì allestito un piccolo banchettino dove ho messo il diluente antisilicone, il fondo e il colore. In più ovviamente la pistola per spruzzare comodamente e una maschera per i vapori delle vernici. Inizia con una mano di antisilicone, asciugo con un panno pulito, inizio con il fondo epossidico agitando per 2 minuti. Altri 2 minuti. Questa vernice fondo epossidico bicomponente ha una durata di 96 ore. Vedo di applicare la pistola. La pistola è stata applicata ed è pronta per l'erogazione. Indossiamo sempre la maschera di protezione delle vie respiratorie. Nel frattempo che la prima mano si asciughi, mi stavo leggendo per bene le istruzioni e diceva di fare, dopo la prima passata, una carteggiata con una 400
a secco e poi una 800 all'acqua. Siccome ho delle imperfezioni darò una carteggiata e poi darò la seconda mano di fondo. Nel frattempo ho messo un misuratore di temperatura per curiosità, per sapere se siamo a 24 gradi. Ho tolto la pistola perché voglio provare anche senza. Eccoci giunti all'atto della verniciatura vera e propria dopo aver passato il fondo. Adesso darò una passata di Scotch-Brite per preparare alla vera e propria verniciatura con il bicomponente colore giallo. Prima però ci darò un po' di diluente antisilicone. Finito di passare lo Scotch-Brite, con una pezza di cotone pulisco con il diluente. Dopo aver pulito con pezzolina e il diluente, mi sono aiutato anche con una pistola all'aria per togliere tutti gli eventuali granellini che erano rimasti, e inizio a fare la catalizzazione della vernice. Bella botta, quando scatta la molla è pronto, quindi ora agito per un paio di minuti. Una volta terminato di agitare la bomboletta, sempre la protezione delle vie respiratorie, e darò 3 mani a distanza di 15 minuti l'una dall'altro. Arrivati alla terza mano di vernice colore, questo è il risultato. Ho lasciato asciugare circa 12 ore, quindi ora è completamente asciutto al tatto. Ed ecco il coperchio punterie appena finito di verniciare, affiancato al vecchio. Ora ovviamente toccherà togliere il vecchio e nell'occasione sostituirò anche la guarnizione del coperchio punterie, ma questo lo vedremo in un prossimo video, quindi vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdere i futuri video. Con questo vi saluto, alla prossima!